Benvenuto sul mio canale Nisiki Tutorial. In questo tutorial imparerai a fare questa borsa, il modello Magnolia, in tutte le sue parti. Mi raccomando, procurati carta e penna perché io consiglio sempre di prendere appunti personali. Però, prima di procedere con il tutorial e farti vedere i materiali che occorrono, iscriviti al canale se ti interessano questi tipi di contenuti e sotto i video metti il pollice in su perché così entrerai anche tu a far parte della community di Nisiki. Ora vi lascio al tutorial, buona visione e ci vediamo alla fine. Ecco i materiali che ti serviranno per fare la borsa. 200 g di filo marrone, 200 g di filo beige, 50 g di filo lamé, rete Canva con i fori di almeno 6 mm, una fodera che volete utilizzare per foderare questa borsa, ago e filo marrone, una tracolla da 120 cm che useremo girata doppia, 2 anelli a moschettone, una pallina, una perla oppure un bottone con cui volete fare la chiusura, 20 cm di fettuccia di Lycra Light, sempre del colore della borsa, scegliete voi se beige o marrone, io l'ho messa marrone, e uncinetto per la rete Canva 2,5-3, vedete quello che vi va meglio. E invece per il filato da 3 mm che io uso l'uncinetto numero 3,5. Questi sono i materiali e adesso procediamo. Eccoci qui a cominciare il nostro tutorial della borsa Magnolia. La borsa Magnolia è formata da tot numero di queste mattonelle. Adesso andremo a fare questa mattonella. Iniziamo con il color beige e continueremo col color cioccolato. Cominciamo, io ho messo il gomitolo ai miei piedi in un cestino per poter tirare il filo più agevolmente quando mi serve. Cominciamo facendo il fiore beige con il cerchio magico. Chi non lo sa fare vada sul profilo a imparare a farlo. Allora, il primo punto sarebbe il primo punto basso, perché all'interno di questo cerchio ne faremo 16, quindi 1, 2, sempre punti bassi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Adesso tiriamo un po' il filo, non troppo la codina per stringere il cerchio, ma non troppo perché dobbiamo vedere bene i punti bassi perché adesso andremo a lavorare lì. La codina iniziale potete fissarla alla fine, quindi lasciandola dietro, alla fine con l'ago, oppure come faccio io lo nascondiamo nel lavoro direttamente nel prossimo giro, così almeno non avremo anche questa cosa da fare. Allora, finito il cerchio, le 16 maglie basse, dobbiamo chiudere con un punto bassissimo nel primo punto basso. Quindi andiamo, dobbiamo prenderlo intero, qua c'è la codina che mi dà fastidio. Ok, preso, facciamo il punto bassissimo e chiudiamo. Una catenella, per noi questo sarà il primo punto basso perché andremo a fare una lavorazione che vi dico adesso. Tenete il filo, la codina davanti vicina in modo che potete prenderla nella lavorazione e nasconderla già direttamente. Facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3. Adesso andremo a fare un punto basso non nel buco successivo ma in quell'altro, quindi ne saltiamo uno di base. Prendete bene la codina, dopo aver fatto il punto basso, vedete se è formato l'archetto, il punto basso, facciamo 3 catenelle, una l'ho fatta, 2, 3, saltiamo ancora l'altro e facciamo un punto basso nel successivo. Stiamo formando degli archetti, ok? 1, 2, 3, saltiamo quello ancora successivo, andiamo nell'altro, punto basso, 1, 2, 3, saltiamo, andiamo nell'altro, punto basso, 1, 2, 3, la codina la sto nascondendo, ok? Poi saltiamo quello di base, vicino alla base, punto basso nel successivo, ok? Poi 3 catenelle ancora, 1, 2, 3, saltiamo quello di base, state attenti a saltarli giusti, a non lasciare
non prenderle quello sbagliato, perché se no non vi trovate poi coi conti. Punto basso 1 2 3, vedete gli archetti che si stanno formando, se ne dovranno formare 8. 1 2 3 4 5 6, me ne mancano ancora 2. Saltiamo quello di base. Ok, aspettate perché qui mi sono impicciata. Niente, dobbiamo rifare. Adesso andremo a cominciare il nostro fiore beige. Io ho messo il gomitolo ai miei piedi dentro un cestino per essere più agevole quando tiro il filo. Facciamo il cerchio magico. Per chi non lo sa fare, vada sul profilo, impari a fare il cerchio magico e poi torna qui a vedere il tutorial. Allora, cerchio magico nel quale faremo 16 punti bassi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 e 16. Tiriamo il cerchio magico per stringerlo, ma non troppo, perché andiamo a lavorare adesso, se no non vediamo bene i punti bassi. Allora, la codina la fisseremo alla fine con l'ago. Allora, fatti le 16 punti bassi, chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso che abbiamo fatto. Così. Poi facciamo una catenella e questo sarà il nostro punto basso. 3 catenelle, 1 2 3. Dobbiamo andare a fare un punto basso non nel prossimo ma in quell'altro vicino, quindi saltiamo uno di base, facciamo il punto basso, poi ancora 3 catenelle, saltiamo il prossimo, andiamo in quell'altro, sempre così, un punto basso, 3 catenelle, 1 2 3, saltiamo il punto basso, andiamo nell'altro e facciamo un punto basso. Perché? Perché formiamo degli anellini così, ok? Degli archetti. 1 2 3, saltiamo uno di base, punto basso, 1 2 3, saltiamo uno di base, andiamo nell'altro, punto basso, 1 2 3 catenelle, saltiamo un punto basso, 1 2 3 catenelle, saltiamo un punto basso, 1 2 3, saltiamo quello di base, andiamo a finire nel primo che abbiamo fatto e qui si congiunge punto basso sempre e abbiamo finito gli archetti. Devono essere 8, 1 2 3 4 5 6 7 e 8, ok? Adesso negli archetti, siamo a questo punto, negli archetti faremo un punto basso e 3 punti alti, 1 2 e 3 punti alti, poi chiuderemo con ancora un punto basso, facciamo il ventaglietto, punto basso nel prossimo archetto, 3 punti alti, 1 2 3, punto basso ancora, punto alto, 1 2 3 e un punto basso, quindi punto basso, 3 punti alti, un punto basso per fare il ventaglietto, 1 2 3 punti alti e il punto basso ancora nel prossimo, 3 punti alti, 1 2 3.
voi pausate il video e andate avanti a fare fino alla fine. Ci troviamo alla fine del giro. Ecco, qui sono arrivata alla fine dell'ultimo archetto. Qua, quando avete fatto il punto basso, dovete chiudere con il punto bassissimo nel primo dell'altro archetto, sempre chiudere il giro col punto bassissimo, in modo che venga completo, perché altrimenti non vi viene bene giunto qua. Adesso cosa facciamo? Attenzione, allora teniamo un po' più morbido questo, lo lasciamo, tiriamo il filo di qua perché andiamo dietro. Dietro abbiamo un ventaglio e un altro ventaglio. Questo è l'ultimo punto del ventaglio di destra e questo è l'ultimo punto, è il primo punto del ventaglio di sinistra. Li vedete? Dovete prendere l'ultimo e il primo, dobbiamo unire questi due ventagli. Il filo lo lasciamo basso, prendiamo l'anello che abbiamo lasciato in sospeso, tiriamo un po' e dobbiamo portarlo fuori da entrambi. Così ci troviamo a lavorare nel retro. Chiudiamo e abbiamo fatto una catenella. Faremo 3 catenelle, 2, 3. Passiamo al prossimo fiore. Vi troverete qua questa V, è l'inizio, la fine del quello a destra e l'inizio di quella a sinistra. Fate sempre così, col punto bassissimo chiudete, perché dobbiamo formare degli archetti qua dietro. 1, 2, 3. Andiamo a cercare la V in mezzo ai due petali, così, tiriamo fuori e facciamo 1, 2, 3. Sempre così fino alla fine del giro. Ok? Vedete la V dov'è? Perché dobbiamo spostarci sul retro. 2, 3. Questo. Ok. 1, 2, 3. Poi siamo quasi alla fine. Aiutatevi allargando qui un attimo perché si vede, cioè si vede benissimo dov'è. Ok? Col punto bassissimo chiudete, 1, 2, 3. Una volta che avete chiuso col punto bassissimo fate le 3 catenelle. 1, 2, 3. Tiro il filo e andate avanti a fare tutto il giro. 1, 2, 3. Arrivata qui, ecco, io sono arrivata all'inizio, al primo mio archetto, punto nella prima catenella del primo archetto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Una volta che ho chiuso col punto bassissimo, devo andare a fare in ogni archetto un punto basso e 5 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo il ventaglietto con un altro punto basso. Quindi punto basso all'inizio, 5 punti alti e un punto basso. Poi ricomincio nell'archetto successivo, qua dietro dove l'abbiamo fatti, punto basso, 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5 e punto basso. Andiamo avanti così fino alla fine del giro, ci troviamo qua alla fine. Eccoci qua alla fine del giro. Quando siamo arrivati dove abbiamo fatto il primo archetto, puntiamo alla sua base, nella sua prima maglia, facciamo il punto bassissimo, ok, e abbiamo finito il giro anche di questi archetti, scusate. Allora adesso facciamo sempre un punto basso e all'interno faremo 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 e alla fine delle 7 sempre la maglia bassa, in modo da formare dei petali un po' più grandi. Adesso facciamo nel prossimo ancora un punto basso e 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, punto basso, nel prossimo punto basso, sempre iniziare e finire col punto basso, 7 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? E punto basso. Così andiamo a formare la terza corona di petali. Andate fino alla fine, ci troviamo alla fine giro. Facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle. Qua dobbiamo fare degli archetti strettissimi, quindi 4 catenelle, poi puntiamo nella stessa maglia dove abbiamo preso prima e facciamo un punto basso, ok? Qua si deve formare un cerchietto così, così. Adesso sempre sullo stesso punto, adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle, ci spostiamo qua e attenzione qui ragazze, allora dobbiamo prendere, invece che la V così, dobbiamo prendere il penultimo giro più metà V dell'archetto di là. Perché? Perché andiamo a tirare fuori, a fare 1, 2, 3, 4 catenelle e poi dobbiamo ripuntare nello stesso punto, però prendendo l'altra metà della V che abbiamo lasciato più il punto vicino, il filo vicino, così. Quindi metà V facciamo le 4 catenelle, l'altra metà V chiudiamo le 4 catenelle con il punto bassissimo, ok? In modo da formare questi cerchiolini. Fatti così si riesce poi a lavorare meglio. 1, 2, 3 per spostarci, poi prendiamo metà V, perché la V sarebbe qua ragazze, la vedete la V? Ma io ne prendo solo una parte e siccome è troppo poco prenderne una, dobbiamo agganciarci a quello più vicino. Punto basso, 1, 2, 3, 4 catenelle, andiamo a prendere l'altra metà V col punto più vicino, in modo che siano almeno 2 fili, perché sennò è troppo poco, andrebbe a allargarsi troppo il lavoro. E chiudiamo il cerchietto col punto bassissimo. 1, 2, 3, ci spostiamo, prendiamo la metà della V a destra, chiudiamo, 1, 2, 3, 4 e prendiamo l'altra metà della V e chiudiamo. Teniamo bene qua il lavoro con le dita in modo da riuscire, perché al momento vi sembra un po' complicato, ma non lo è. Ok, 1, 2, 3 per spostarci sempre. Ci spostiamo con 3, prendiamo la metà V, rifamo, prendiamo la metà V con quello più vicino e poi punto basso. 1, 2, 3, 4. Gli archetti sono formati da 4, per spostarci 3 catenelle. Prendiamo l'altra metà della V, ok, 1, 2, 3, ci spostiamo, prendiamo metà V a destra, 1, 2, 3, 4 e metà V a sinistra, punto bassissimo, ok. Allora praticamente ragazze in ogni V qua ci deve essere il cerchietto. Sul petalo ci spostiamo con 3 maglie, cerchietto da 4, ci spostiamo, cerchietto da 4 dentro le V qua,
gli spazi deve essere, non dietro al petalo. Continuiamo fino alla fine, ci troviamo alla fine giro. Eccoci a fine giro. Allora, ho fatto i 3, mi devo spostare e sono arrivata dove ho fatto l'archetto qua. Adesso punterò alla base della prima maglia di questo archetto per fissare col punto bassissimo. Però alto un attimo, puntate l'uncinetto, lasciate il lavoro, prendiamo la forbice, tagliamo il filo perché c'è il cambio colore, per cui puntate per fare il punto basso, ma non tirate fuori il filo questo, tireremo fuori il filo nuovo, nel mio caso il color cioccolato, che vado a mettere nel mio cestino, il color cioccolato perché c'è il cambio colore, quindi voglio che si veda perfettamente tutto, altrimenti se fate il beige qua si vedrà il beige. Quando avete tirato fuori, io vi do un consiglio: quando cambiate colore, che c'è la codina, quindi nella prima maglia che fate, perché qui andate a fare una maglia, prendeteli tutte e due, così si fissa, poi l'altro lo lasciate e continuerete con questo. Questi due, cioè la fine del beige e l'inizio del cioccolato, io annodo un bel nodino e li nascondo nella lavorazione. Se voi volete fissarli come questo con l'ago eccetera, li lasciate dietro, lo fate dopo, però io ecco preferisco avere meno lavoro. Allora qua sono due fili perché abbiamo fatto quello che vi ho fatto vedere. Adesso continueremo con un filo solo. Mi devo ricordare di prendere io questi qua. Cosa facciamo? Allora, una volta che abbiamo attaccato l'altro colore, andremo a fare 1 2 3 maglie alte, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, perché in questo cerchietto andremo a fare 14 maglie alte, 2 3, poi le faremo belle unite perché 4 sono tante, 5, io sto nascondendo il filo che ho unito nella lavorazione, così non lo andrò a fissare dopo, è un lavoro in meno che devo fare dopo, quindi se anche voi volete fare così tenete presente questa cosa, altrimenti lo fisserete dopo con l'ago e filo, lo nascondete nella lavorazione dietro. Allora vediamo quante ne ho fatte: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 e 16. Ok, ci siamo. Adesso siamo arrivati a fine giro, queste sono le 14 maglie alte. Andiamo a chiudere con un punto bassissimo nella prima maglia alta, così, perché dobbiamo andare a unire i due lavori. Ok, quindi abbiamo fatto il giro di petali marrone. Adesso ragazze attenzione, allora rifacciamo la stessa cosa di prima, allarghiamo il cappio, poi portiamo il filo qua, prendiamo da dietro l'ultimo l'ultimo filo del ventaglietto a destra e il primo del ventaglietto a sinistra, perché dobbiamo unire i due, vi ricordate? Così portiamo quindi il cappio sopra, il filo sotto, tiriamo un attimo e portiamo fuori dalle due maglie, così, in modo da spostarci indietro col lavoro. Io questi fili li taglio perché oramai li ho annodati, li ho fissati e sono a posto. Spostandoci indietro dobbiamo fare questo pezzo, che sarebbe poi quello che viene attaccato sulla la rete Canva. Allora, spostandoci indietro facciamo una catenella. Ok, faremo 2 da 1 2 3 catenelle. Allora, come ve lo spiego adesso, dobbiamo fare
4 angoli e vi faccio vedere come. Iniziamo col fare 3 catenelle e spostarci dall'altra parte nella solita V, ok? Dov'è il filo qua? Ok, aspettate un attimo che adesso mi si è intorcinato tutto. Allora, ci spostiamo qua. La V qui non la trovate subito, dovete allargare un attimo, vedete qua dov'è? Adesso ve la faccio vedere bene, 1 e 2, guardate dov'è? È l'inizio e la fine del ventaglietto, del petalo. Punto basso, 1, 2, 3 e facciamo la stessa cosa qua. Punto basso, anche qui, cioè punto bassissimo, bassissimo, bassissimo. Quando ne abbiamo fatte 2, dobbiamo fare il cerchietto di 4, 1, 2, 3, 4. Puntiamo sempre dove abbiamo puntato prima, tiriamo fuori e facciamo il cerchietto. Di questi cerchietti ne faremo solo 4 negli angoli, quindi facciamo 2 normali cerchietto, 2 normali cerchietto, 2 normali cerchietto, 2 normali cerchietto. Adesso abbiamo fatto il cerchietto, prima ne abbiamo fatti 2 petali solo con le 3 catenelle, adesso abbiamo fatto il cerchietto, adesso facciamo questi 2 petali con le 3 catenelle. Quindi 1, 2 e 3. Andiamo a spostarci nella V qua, del primo e dell'ultimo dei 2 petali, 1, 2, 3 perché ne dobbiamo fare ancora uno, ci spostiamo qui nella V dei 2 petali, 1 e 2, ok, tiriamo un pochino e abbiamo fatto allora il cerchietto, altri 2, adesso facciamo un altro cerchietto. Questo segnatevelo se non ve lo ricordate, 2, 3, 4, i cerchietti sempre di 4, ripuntiamo dentro dove siamo andati prima e fissiamo, 1, 2, 3, adesso facciamo altri 2 petali così, V è l'unico modo per spostarsi dietro, 1, 2, 3, ci spostiamo, V. Adesso questo è già il secondo, quindi andremo a fare l'anellino. E qui l'anellino, 1, 2, 3, 4, ripuntiamo dentro, ok, e stiamo facendo 1, 2, questo è il terzo, adesso faremo 2 liberi e qua faremo l'altro quarto anellino. Quindi 1, 2, 3 per spostarci. Prendiamo la V. 1, 2, 3, ci spostiamo ed è il secondo, quindi adesso faremo il cerchietto. Vi ho sentite che avete detto il cerchietto, brave. Allora, opla, così, tiriamo fuori, stringiamo un po', qui facciamo il cerchiettino, 1, 2, 3, 4, da 4 sempre, ripuntiamo dentro dove abbiamo preso prima, ok, e qui siamo arrivati alla fine. 1, 2, 3 e 4 cerchietti li abbiamo fatti. Adesso viene la parte che a me piace di più, finalmente abbiamo quasi finito. Allora facciamo una catenella, poi dobbiamo fare nelle 3 catenelle andremo a fare 4 maglie alte, nei cerchietti 8 maglie alte, ogni cerchietto 8 e ogni 3 catenelle 4. Quindi adesso ci troviamo le 3 catenelle, facciamo la prima maglia alta seguita da altre 3, quindi totale 4, 1, 2, 3 e 4. Adesso ci spostiamo, carichiamo il filo, ci spostiamo nelle altre 3 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Quindi abbiamo fatto queste 2, 4 più 4.
Adesso ci troviamo il cerchietto dopo le 4 e ne faremo 8 direttamente col filo. Caricate il filo e fate 8 maglie alte, quindi così in ogni cerchietto. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, adesso dobbiamo farne ancora 2 da 4, quindi ci spostiamo nelle 3 catenelle così, 2, 3, 4, ci spostiamo nell'altro, altre 4, 2, 3 e 4, cerchietto, quindi 4 più 4 più 8, 4 più 4 più 8, sempre così. Nel cerchietto ne facciamo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vi faccio vedere, poi andiamo avanti fino alla fine. Ecco qua, stiamo facendo gli angoli. Adesso qua ne farò altre 2 da 4, qui faccio le 8, altre 2 da 4 e ci troviamo qui alla fine. Sono arrivata alla fine, ok? Quindi ho fatto le mie 8 maglie alte. Adesso vado con un punto bassissimo a congiungermi alla prima maglia alta dell'inizio e quindi chiudo il giro. Adesso facciamo una catenella che sarà il mio primo punto basso, faremo tutto un giro di punto basso. Qui l'abbiamo fatto, in ogni punto sottostante faremo un punto basso anche tra uno e l'altro. Ok? Cosa cambia? Adesso ve lo faccio vedere. Ogni punto basso, ogni cosa che trovate sotto, ogni punto che trovate sotto, fate punto basso. Quando arrivate negli angoli, fate 1, 2, 3 e nel quarto ne fate 2. 2 punti bassi, 2 nello stesso e poi proseguite. Qua è per fare l'angolo, ok? Proseguite e andate avanti fino alla fine. Sempre così, solo negli angoli, quando trovate il ventaglietto dell'angolo, sulla punta, dopo 4, ne fate 2 per mantenere il quadrato. Deve restare, vedete, quel livello quadrato? Quindi andiamo avanti fino alla fine così, quindi giro di punto basso, solo 2 punti nei 4 angoli, 2 punti bassi nello stesso. Finiti i giri di punto basso, quando siete arrivati all'inizio, unite con sempre il punto bassissimo al primo che avete fatto, ok? Così abbiamo finito anche il dietro. Abbiamo il nostro bel quadrato, il nostro bel fiore e adesso facciamo il giro con il lamè dorato. Ok, adesso facciamo un altro giro di punto basso, tutto intorno, ci dobbiamo alzare ancora un po'. Ok, qua c'è un nodino. Okay. Sempre nell'angolo ne facciamo 2 perché dobbiamo girare, se no tira. Ok, e andiamo a fare tutto un giro di punto basso tutto intorno. Ci troviamo alla fine giro, quindi punti bassi, nell'angolo ne fate 2 in modo che si riesce bene a fare il giro. Ok, ci troviamo alla fine, ragazze. Arrivate a questo punto, io vi faccio vedere il passaggio successivo.
dobbiamo prendere la rete che vi ho fatto procurare, la Canva con i buchi da 6 mm, perché è quella con cui io mi trovo meglio. Poi può essere che voi magari vi troviate meglio con qualcos'altro. Dobbiamo tagliare, vi faccio vedere uno e poi ve lo ripeterete il passaggio per tutti i fiori, ok? Allora, dobbiamo contare 20 buchi, 20 per 20 e tagliare dei quadrati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Io prendo una forbice piuttosto grossa. Ok, adesso contiamo di qua e tagliamo la rete. Più o meno arrivo, adesso li conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sono arrivata precisa. Ok, allora tagliamo i nostri quadrati. Attenzione a non romperlo. Ci vuole una forbice bella spessa, ragazze, perché sennò la rompete. Io ho questa che uso in cucina. Ok, guardate che non ci siano sbavature, perché sennò, ok, perché sennò quando andate a lavorare con l'uncinetto vi pungono e danno fastidio e escono dalla lavorazione. Quindi deve essere bella pari. Ok, perfetto, un po' di qua. Adesso, oltre a fare questa cosa, andiamo a tagliare via gli angolini, così. Così deve rimanere, così, perché altrimenti ci danno fastidio. Ok, tagliamo solo gli angolini e basta. Ok, ok, così e così. Quindi gli angolini. Ok, allora, prima di andare a mettere il fiore, siccome noi se mettiamo il fiore la rete si vede, oltre, andiamo a foderare prima i quadretti e poi andiamo ad attaccare il fiore, ok? Dopo aver tagliato il nostro, la nostra rete, il nostro quadrato di 20 per 20, andiamo a tagliare la stoffa con cui noi faremo la fodera interna, perché questi quadrati andranno foderati sia davanti che dietro. Allora io faccio così, metto la fodera perché sennò poi sotto qua i buchi si vede la rete e non sta bene, quindi facendo così è già completa. Poi la fodero anche dall'altra parte, così quando vado a unirla è già pronta, però voi nulla toglie che potete foderarla dopo all'interno facendo una fodera unica come volete voi, va bene? Allora adesso vi faccio vedere a mettere la fodera qui sopra. Dovete tagliare, come avete visto, un mezzo centimetro dovete uscire, quindi mettete il quadrato di rete sopra, prendete la misura, poi ovviamente andrà foderato dove io vedo il fiore, ci sarà il colore della fodera. Prendete ago e filo, marrone perché dove andiamo a cucire è marrone, quindi si vedrà di meno anche se non si vede comunque. Adesso pieghiamo un pochino la fodera, andremo a fare tutta la mettere tutta la stoffa, però saltando, lasciando fuori l'ultimo giro di quadretti, perché lì andremo poi a attaccare la mattonella. Se voi la coprite, poi come facciamo andare a cucire, a mettere la mattonella con l'uncinetto? Allora, adesso è più difficile farvelo vedere perché io oramai sono pratica, lo so fare e lo faccio per conto mio. Allora, vediamo un pochettino. Cucire normalmente. Dovete armarvi di santa pazienza perché chi fa borse a uncinetto bene e tutto deve anche mettere in conto che vanno cucite determinate cose. Allora, facciamo così. Non c'è bisogno che facciate i punti stupendi, meravigliosi, eccetera, perché tanto è dietro, quindi non si vede più di tanto. Però ovviamente non fate una schifezza. Ok? Allora, entriamo
e facciamo così. Prendiamo la rete. Poi ragazze, saprete pure voi come cucire, ecco, io non sono una sarta, quindi non vi devo insegnare questa cosa. L'unica cosa che vi devo dire è dovete foderare i quadretti, perché se no si vedono, ok? Quindi io faccio così, voi fate come meglio credete. Foderiamo tutto fino in fondo, quando giriamo poi giriamo ovviamente anche con la stoffa e lasciamo liberi i quadretti esterni dove andremo a attaccare poi la mattonella con il fiore che abbiamo fatto. Quindi santa pazienza, arrivate fino in fondo, foderate questa cosa, ripeto, non deve essere bellissima la cucitura perché tanto va coperta poi con la mattonella, c'è proprio la lavorazione dell'uncinetto, quindi non si vede nulla, ok? L'importante è che sia una cosa fatta insomma bene, che tenga bene e che sia rifinita. Ok, quindi andate avanti e poi qua girate piegando sotto qui così fino a che arrivate a livello di lasciare fuori i quadretti tutti intorno. Ok, ci vediamo a fine giro. Ecco qui ragazze il nostro quadrato con tutto il contorno libero dei buchini liberi. Io ho fatto poi il filo che qua poi verrà nascosto perché io fodererò anche all'interno. Adesso mettiamo via ago e filo e andiamo a riprendere la nostra mattonella con il nostro uncinetto, questa volta però l'uncinetto che entra nei buchi perché andremo a attaccarla qui. Io sto usando un 3, di solito uso un 2,5 o 3, però visto che il 3 mi scorre bene, voi provate e quindi userò questo. Allora, adesso cosa dobbiamo fare qua? Prendiamo dove abbiamo fatto il punto bassissimo, abbiamo unito, qui andremo a prendere il filo lamé che vi ho fatto mettere via perché attaccava, vi ho fatto prendere perché attaccheremo la mattonella con il lamé, color lamé. Fatemelo srotolare un po' perché è su una rocca. Ok, allora, come facciamo? Per fare una cosa fatta meglio, diciamo anche per le meno pratiche, mettiamo i nostri segnapunti. C'è chi mi ha chiesto dove trovo i segnapunti, ragazzi, su tutti i siti cinesi ci sono, su Amazon, dappertutto. Allora, vediamo un pochettino. Aspettate, allargo qua che così riesco a manovrare meglio. Allora, io faccio di solito, adesso vabbè no perché sono pratica, però cerco di fissarla un attimino così alla grossa, diciamo, per tenerla un po' ferma mentre la fisso, anche se non c'è bisogno in realtà, però dovete sapere che non è che ogni punto corrisponde al buco della rete, perché dipende dal filo, dipende dalla lavorazione, eccetera. Quindi noi dovremo andare a fissarla tenendola presente davanti. Dove va l'uncinetto dietro fa niente, se va 2 volte nello stesso buco o va in 2 buchi lontani fa niente. L'importante è che la mattonella davanti sia diritta, ok?